Ci troviamo ad Acereto, a pochi chilometri da Campotures, e oggi andremo a fare una via ferrata tostissima, la ferrata Hans-Kammerlander. Come avrete già intuito, Sandra e Marco non verranno con noi, ma andranno a fare una passeggiata nei dintorni. Questa via ferrata è stata inaugurata nel 2022 ed è intitolata al famoso alpinista Hans Kammerlander, originario di Acereto, che ha scalato 12 8000, 7 dei quali con Messner. Bene, non ci resta che salutare i due vecchietti e incamminarci verso l'attacco della ferrata, direzione Maso-Kleingruberhof. Tempo previsto 30 minuti. Siamo arrivati all'attacco della ferrata e abbiamo indossato l'attrezzatura. Dalle informazioni reperite in rete, la via ferrata è catalogata come molto difficile. Difficoltà CD con tratti E. Io per l'occasione mi sono munita di una terza longe, più corta delle altre due, che mi permette di fare una sosta e far riposare le braccia. È ora di partire. Come potete vedere, già il primo tratto della ferrata si presenta abbastanza difficile. Si parte alla grande! Il primissimo tratto è di difficoltà E. O ce la fai o torni indietro, e noi ce l'abbiamo fatta. Riposa. Sì, è dura.
Ok, brava. Bel voletto. Ecco, questa è una zona riposante. Meno male. Bel volo. Manca poco alle panchine. Abbiamo fatto una breve pausa su queste comode panchine. Il primo tratto è stato molto impegnativo. Speriamo che il secondo sia più tranquillo, perché le braccia iniziano a cedere. Si riparte. Riposa. Brava. Ok. Fatto. Ultimo ponte. Francesca se la sta cavando benissimo. Sempre più in alto. L'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo terminato la via ferrata Hans-Kammerlander e confermiamo che è davvero difficile. Possiamo dire tranquillamente che è la più difficile fatta finora. Non ci resta altro che mangiare un buon e meritato panino.
ritorniamo al punto di partenza, cioè ad Acereto. Seguiamo la strada asfaltata. 1,000 times I'm tired of thinking it's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where you going with my heart? Siamo ritornati al punto di partenza e ora vi diciamo qualche considerazione sulla via ferrata Hans Kammerlander. Innanzitutto vi ribadiamo che la ferrata è molto difficile per l'esposizione e i passaggi tecnici che presenta. La ferrata è in stile moderno, non raggiunge una cima o un rifugio, ma segue i tratti più difficoltosi di una parete. L'itinerario è bello, impegnativo e vario. Si incontrano 3 ponti, strapiombi, scale e traversi. I punti che abbiamo trovato più difficili, non tanto dal punto di vista fisico ma mentale, sono stati 2: la ripida scala sospesa e il tronco d'albero esposto sullo strapiombo. Vi consigliamo di affrontare questa ferrata in ottima forma fisica perché richiede un grande utilizzo delle braccia. La parete su cui si sale è esposta al sole, quindi attenzione ad affrontare la ferrata nei mesi più caldi. Alcuni tratti non li abbiamo filmati perché troppo difficili da riprendere. Buona avventura e vi ricordiamo di mettere sempre la sicurezza al primo posto. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento